Avvocato Agnelli, se la Fiat ha deciso di investire 1.000 miliardi nel 77, forse l'Italia non sta andando proprio alla deriva. Lei sta facendo riferimento alla copertina dell'Express, in cui c'era l'immagine dell'Italia staccata dal resto dell'Europa e la dizione dell'Italia alla deriva. Questa copertina ha fatto in Italia un grosso effetto. Come sempre fanno i commenti sul nostro paese quando vengono fatti dall'estero. Ricorda spaghetti in salsa cilena del New York Times di 3 o 4 anni fa, ricorda l'Italia in agonia del Time Magazine americano di 1 anno e mezzo fa. Ed è una cosa che mi ha sempre sorpreso, perché c'è una specie di sudditanza psicologica in Italia ai giudizi che danno di noi dall'estero. Non so se questo derivi da un lungo periodo in cui abbiamo vissuto in un regime di non libertà di stampa, per cui l'unica verità era Radio Londra, o non so se questo derivi proprio da un complesso provinciale semicoloniale, per cui quando una cosa è detta all'estero ha peso, quando è detta dai nostri giornalisti, dalla nostra televisione, dai nostri commentatori, il peso è molto più relativo. Quindi visto che è stato detto dai francesi, lei mi dice dobbiamo prenderlo sul serio. Mi pare di no, allora. No, non lo dobbiamo prendere sul serio perché la realtà è che l'Italia è in notevole difficoltà. L'Italia è in notevole difficoltà perché la misura della vitalità del nostro Paese deriva dalla nostra capacità di camminare con gli altri paesi della comunità economica europea che fanno parte del convoglio, del plotone con cui vogliamo vivere. La velocità di un convoglio è sempre paragonabile alla nave più lenta del convoglio. Poi viene un momento in cui la nave più lenta diventa troppo lenta, allora la si abbandona e a quel momento va alla deriva. La situazione dell'Italia oggi non è quella, ma perché non diventi quella bisogna fare dei notevoli sforzi. Qual è la misura della velocità di questo convoglio immaginario? Diciamo che è il tasso di inflazione. Se la comunità europea ha un tasso di inflazione 7, l'Italia non può avere un tasso di inflazione 3 volte 7. Noi passiamo così da un tasso di inflazione 3 volte quello medio europeo dell'altro anno a 2 volte quello del 77, ci avviciniamo, speriamo, nel 78. Attraverso questa decelerazione della nostra inflazione riteniamo di poterci nuovamente agganciare al convoglio Europa. Come guarda lei il futuro dell'economia italiana? Si comincia a parlare di cogestione. Io ritengo che la cogestione è la formula più civile di gestione di un'impresa. Questa già ha luogo nei paesi scandinavi, c'è un grosso rapporto in Gran Bretagna che sta portandola attiva e viva in Gran Bretagna, è viva e presente in Germania. Mi pare che in Italia viene al momento rifiutata dai sindacati, o perlomeno non è gradita ai sindacati, perché loro dicono da fuori dell'azienda li condizioniamo a gestire l'azienda come noi riteniamo più opportuno. Investire tanto, investire geograficamente in quel posto, creare quel prodotto, venderlo in quelle destinazioni. Mi pare che il suggerimento dato dal Presidente del Consiglio di applicare o tentare di applicare la cogestione in alcune aziende dell'Egam, mi pare che in questo caso potremo finalmente dire che le aziende dell'Egam servono a qualche cosa. Chiedo anche a lei che cosa c'è in fondo al tunnel. Noi abbiamo l'abitudine di dire cosa c'è in fondo al tunnel. A me è un'immagine che non piace, perché sembra che uno si avvii al buio, completamente protetto, per 1, 2 o 3 anni, e poi improvvisamente esce alla luce e trova o un delinquente che gli spara addosso, o gli americani che gli danno dei dollari, o i russi che lo portano in un dato tipo di società. La verità è che non siamo in un tunnel, stiamo tutti insieme attraversando una marcia forzata e difficile in un terreno deserto ed impervio. E a seconda che i paesi sono più o meno attrezzati potranno raggiungere l'altra sponda, e nell'altra sponda certamente c'è un avvenire abbastanza promettente in condizioni di maggiore o minore efficienza. Quando dico la poca efficienza è lo stato dell'economia. Lo stato dell'economia ci dà la misura con l'inflazione e i riaggiustamenti agli altri tassi di inflazione si fanno solo a spese della democrazia. La spesa della democrazia vuol dire la spesa della libertà. Chi ha vissuto anche il regime precedente sa quanto sia poco gradevole questa alternativa.
Purtroppo metà degli italiani, per loro fortuna, hanno meno di 30 anni, non conoscono quel tipo di regime e rischiano la libertà con una certa leggerezza.